Oggi affrontiamo un tema che riguarda non solo il cinema, ma la società contemporanea, ovvero la crisi della mascolinità e come la mascolinità viene rappresentata sul grande schermo. Per farlo prenderemo in considerazione un caso particolarmente emblematico, ovvero la saga di Star Wars e in particolare i sequel, la nuova trilogia, Il risveglio della forza, Gli ultimi Jedi e l'ascesa di Skywalker. L'universo di Star Wars è sempre stato un universo prevalentemente maschile, protagonisti, figure centrali dei primi 6 film, quindi della trilogia degli anni 70 e dei prequel, erano personaggi come Anakin, Luke, Han Solo, modelli maschili tutti diversi, a volte complementari, ma sempre protagonisti proprio nel senso di motori della storia. Attenzione però, non significa che Star Wars sia una saga maschilista, proprio perché accanto a questi protagonisti troviamo personaggi femminili fortissimi, come ad esempio Leila o Padme, donne molto diverse, ugualmente potenti, ma soprattutto catalizzatrici. Catalizzatrici nel senso che la loro presenza è fondamentale nell'arco di trasformazione dei protagonisti. Leila dà un senso alla maturazione del personaggio di Han Solo, rappresenta la ragione per la quale Han Solo è indotto, è incoraggiato a diventare un uomo migliore, e allo stesso modo Leila per Luke rappresenta uno stimolo a fare il bene, a mettere i propri poteri, la propria conoscenza della forza al servizio della democrazia nella galassia. Allo stesso modo Padme per Anakin rappresenta un po' la bussola morale, anche affettiva ed emotiva, dato che poi, portando il discorso alle estreme conseguenze, è proprio per amore di lei che Anakin passa al lato oscuro, snodo che, come sappiamo, sarà fondamentale in tutto l'intreccio narrativo della saga di Star Wars. Quindi ecco, è per questo che diciamo che i personaggi femminili nei primi 6 film della saga di Star Wars fungevano da motori della storia, proprio perché con la loro influenza sulle decisioni dei protagonisti maschili spingevano la storia in una nuova direzione. Con la nuova trilogia, con i sequel, cambia tutto. Al centro c'è Rey, prima vera protagonista donna, in un universo, quello di Star Wars, che come abbiamo visto è sempre stato a predominanza maschile, dove le figure femminili hanno sempre agito da catalizzatori. Ok, un nuovo passo, un passo importante, una nuova occasione per osservare, per guardare l'universo, il mito di Star Wars, facente parte del genere fantascientifico, quindi anche un genere storicamente e tradizionalmente riservato più alla sfera maschile, anche da un punto di vista di pubblico. Ecco, bene, una nuova occasione per guardare questa saga da un punto di vista femminile, attraverso gli occhi di una donna. O meglio, così avrebbe potuto essere, ma come vedremo non è andata esattamente così. C'è infatti un problema che ha a che fare con il modo in cui Rey viene rappresentata. Rey è una donna che risponde a logiche maschili, nutre aspirazioni che di solito nutrono personaggi maschili e le cui azioni rispondono a una psicologia tipicamente maschile. Si è parlato tanto del fatto che il risveglio della forza sia quasi un calco di una nuova speranza, e lasciando da parte tutti i riferimenti smielati e nostalgici al film della trilogia originale, effettivamente il risveglio della forza è quasi interamente sovrapponibile al film del 1977 da un punto di vista di intreccio narrativo. Abbiamo in entrambi i casi un eroe, un'eroina, Rey nel caso del risveglio della forza, che è cresciuto in un contesto di povertà, in un territorio remoto della galassia, isolato. Vi è una chiamata all'azione, l'eroe la accoglie, si imbarca in un'avventura per sconfiggere il male. Durante questo viaggio incontra un mentore che lo aiuta a scoprire i propri poteri nell'uso della forza. Il mentore muore, e evento che incoraggia ancora di più il protagonista a completare il proprio addestramento per diventare un cavaliere Jedi e il prescelto per sconfiggere il male. Al netto di ogni considerazione su eventuali somiglianze tra i due film, è interessante notare che se Rey venisse sostituita da un personaggio maschile, quindi se Rey fosse un uomo, il film funzionerebbe esattamente allo stesso modo, senza bisogno di cambiare trama. Ha funzionato con Luke in Una nuova speranza, dopo tutto.
E questo non dovrebbe mai accadere, proprio perché personaggi maschili e personaggi femminili rispondono a logiche diverse, si comportano in modo diverso, hanno aspirazioni diverse e quindi hanno bisogno di un percorso di trasformazione, un percorso di maturazione diverso, che va esemplificato, delineato attraverso un intreccio narrativo cucito su di loro, che quindi sarà diverso. Quindi il risultato della rappresentazione di Rey nel Risveglio della Forza e in generale nell'ultima trilogia di Star Wars, nei sequel, è un personaggio che risulta paradossalmente debole proprio come donna, cioè non incarna la forza femminile nella sua autenticità, ma rappresenta un'imitazione di quella maschile, non ritrae un'eroina che noi spettatrici possiamo ammirare, nella quale ci possiamo identificare e riconoscere. Rappresenta più che altro una caricatura, una forzatura di qualcosa che non sarà mai reale, che non sembrerà mai reale proprio perché non esiste. In realtà, ora che ci penso, funzionerebbe se la storia ci narrasse di una bambina che agisce e pensa come un maschiaccio, però la storia ci presenta Rey come una giovane donna e come tale, per le ragioni che ho spiegato sopra, non è credibile. Ed ecco che veniamo al punto, perché mentre Rey prende la scena, risultando però appunto poco autentica, Kylo Ren, il suo antagonista, simboleggia la crisi della mascolinità con la quale abbiamo aperto questo video. È un antagonista debole, un antagonista destrutturato e capriccioso, infantile. Con suo padre Han Solo, ad esempio, ha un rapporto più da bambino viziato, appunto, che si ribella e disobbedisce così per il gusto di farlo, invece di ragionare e di maturare un pensiero proprio come un uomo farebbe, per quanto giovane. Neanche l'odio che Kylo Ren nutre nei confronti di Luke Skywalker è in realtà supportato, giustificato da divergenze di opinioni o differenze proprio nel carattere dei due personaggi. Aspetto che invece sì che era presente nel rapporto tra Anakin e Obi-Wan nella trilogia dei primi anni 2000, dove gli screzi che i due personaggi avevano erano dovute alla differenza di contesto nel quale ciascuno di loro era cresciuto, nel modo che avevano di risolvere il conflitto, nel carattere di ciascuno di loro e nel punto di vista che ciascuno di loro aveva sulle varie questioni delle quali parlavano. Il che dava vita a un dibattito molto più ricco, molto più stratificato, molto più interessante, proprio anche dal punto di vista delle ideologie che ciascun personaggio rappresentava. Persino l'ammirazione per Darth Vader che Kylo Ren nutre è immotivata. Non si capisce perché Kylo Ren veneri un uomo, il nonno tra l'altro, che ha torturato la madre, quasi ucciso il padre e che comunque alla fine della propria vita si è redento riconoscendo tutti questi comportamenti che adesso Kylo Ren cerca di imitare come errori. Viene quindi da chiedersi se qualcuno si sia mai preso la briga di raccontare a Kylo Ren per esteso la storia di Anakin Skywalker, di come Anakin abbia cominciato come cavaliere Jedi, incaricandosi di portare pace e giustizia nella galassia, di come sia poi passato al lato oscuro della forza per i motivi che noi sappiamo, ma magari Kylo Ren non li sa, di come si sia poi redento alla fine della propria vita, ristabilendo l'equilibrio nella forza come la profezia Jedi aveva previsto. Ecco, e se anche qualora qualcuno si fosse seduto con Kylo Ren e gli avesse raccontato questa storia per esteso, c'è da chiedersi se Kylo Ren l'abbia veramente compresa. Neanche di fronte a figure femminili particolarmente importanti, significative dal punto di vista proprio affettivo per Kylo Ren dimostra propensione al cambiamento o maturità. Neanche la connessione che condivide con la madre, Leila, nella forza o con Rey in questa diade della forza che poi non si capisce bene esattamente come operi. Comunque neanche questi elementi sono sufficienti a indurre Kylo Ren a maturare e a desistere dalle proprie smanie di dominio e distruzione dell'universo da bambino capriccioso. La mascolinità di Kylo Ren quindi è fragile, debole, destrutturata, ma sempre funzionale all'esaltazione del personaggio di Rey. Quindi per far emergere lei come dominante devo ridicolizzare lui. Questa dinamica è molto evidente in una delle scene finali
del Risveglio della Forza, nella quale i due personaggi si scontrano in un duello di spade laser. Abbiamo da una parte Kylo Ren, addestrato non solo nell'uso dei propri poteri, nell'uso della forza, ma anche nel padroneggiare il lato oscuro della forza e nel maneggiare la spada laser, contro Rey, che non ha mai ricevuto alcun addestramento nell'uso dei propri poteri, nonostante la forza scorra potente in lei, e che ha peraltro brandito la spada laser per la prima volta nella sua vita solo pochi minuti prima. Ecco, nonostante tutto ciò, inspiegabilmente Rey riesce a prevalere su Kylo Ren ed è semplicemente una spaccatura nel terreno che salva la vita a Kylo Ren e impedisce a Rey di ridurlo in spezzatino. Tutto ciò quando in scrittura creativa, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, la chiave per costruire un intreccio narrativo avvincente e un eroe, un protagonista solido, forte e ispiratore, sta proprio nell'inserire nella narrazione un antagonista altrettanto forte che sia in grado di fare da contraltare al mio protagonista, di porgli sfide sempre più difficili, ostacoli sempre più difficili da superare, in modo che il raggiungimento dell'obiettivo da parte del mio protagonista alla fine della storia sia più appagante tanto per il protagonista quanto per me, spettatore, che accompagno il protagonista nel suo viaggio. Una piccola parentesi per osservare come The Acolyte, serie televisiva anch'essa facente parte dell'universo di Star Wars, presenti in realtà un po' gli stessi problemi, ovvero personaggi maschili, prevalentemente cavalieri Jedi, ritratti come persone molto chiuse, dalla mentalità molto tradizionale, cosa che gli Jedi sono sempre stati nell'universo di Star Wars, ma mai in modo così dogmatico, così ottuso e bidimensionale. Questa scelta è probabilmente dovuta all'intento di far risaltare i personaggi femminili ancora di più, in particolare le due protagoniste, obiettivo comunque non raggiunto per un problema di scavo psicologico all'interno del personaggio non effettuato correttamente e anche per un problema di rappresentazione della femminilità delle due protagoniste che dà origine a dei personaggi femminili poco credibili, poco autentici, che risultano un'imitazione piuttosto di un personaggio maschile nella quale quindi noi spettatrici non ci riconosciamo. Comunque The Acolyte è un discorso a parte, lo affronteremo in separata sede se vi interessasse, fatemelo sapere nei commenti. Ecco che arriviamo al punto più interessante, cioè che Kylo Ren non è semplicemente un personaggio di invenzione, un personaggio di fantasia, ma incarna una realtà che noi osserviamo nella nostra vita di tutti i giorni. Il femminismo estremo che, applicato allo storytelling, distrugge invece di costruire. Noi diciamo no ai personaggi maschili piuttosto che sì ai personaggi femminili. La mascolinità oggi è in crisi proprio perché non si definisce che cosa dovrebbe essere un uomo, ma si definisce che cosa non dovrebbe essere. Quindi violento, aggressivo, impositivo, dominante, generando quindi tutta una serie di insicurezze nell'uomo contemporaneo riguardo a che cosa ci si aspetti da lui, a che cosa si aspetta la società contemporanea dall'uomo di oggi, quali sono le aspettative che l'uomo deve compiere. Queste insicurezze e questa mascolinità fragile, destrutturata, debole, sono aspetti che vengono incarnati perfettamente da un personaggio come Kylo Ren. Il contributo dello storytelling contemporaneo è innegabile. Ci sta presentando sempre più protagoniste donne, offrendoci quindi la possibilità di esplorare nuove direzioni, nuovi orizzonti narrative e di osservare generi che prima erano di competenza prevalentemente maschile attraverso una prospettiva femminile. C'è però un rischio enorme: se le mie eroine non abbracciano la propria femminilità, non incarnano il femminile, ma cercano in qualche modo di scimmiottare il maschile, ne risulterà una rappresentazione falsa, una rappresentazione poco autentica, un personaggio nel quale le spettatrici non sapranno riconoscersi. Se cercherò poi di compensare indebolendo la mascolinità dei personaggi maschili, avrò malcontento da entrambi i lati, quindi avrò eroine poco credibili, poco autentiche dal punto di vista delle spettatrici e personaggi maschili ridicolizzati che non funzioneranno come eroi, come modelli da imitare per gli uomini della società contemporanea.
Le prime due trilogie dell'universo di Star Wars, la trilogia originale e i prequel, ci insegnano proprio questa lezione. Padme e Leila, per esempio, incarnavano proprio questa femminilità, erano personaggi femminili che pensavano e agivano secondo logiche femminili, combattevano per quello in cui credevano, si innamoravano e, nel caso di Padme, per amore addirittura morivano. Erano consapevoli e orgogliose di questa femminilità, la abbracciavano, la rappresentavano, la usavano e noi spettatrici per questo ci riconoscevamo in loro, ci identificavamo, le ammiravamo e le erigevamo a modelli da imitare. Ed è lì che lo storytelling contemporaneo dovrebbe tornare, a raccontare la femminilità e la mascolinità per quello che sono, narrare la femminilità in modo autentico senza per forza ricondurla sempre al maschile, senza far sì che scimmiotti il maschile, e narrare la mascolinità senza ridicolizzarla, ma esaltandone le caratteristiche, la forza, l'assertività, il coraggio e il vigore, tutte caratteristiche che nella società contemporanea sembrano spaventare tanto. Per riassumere, nello storytelling contemporaneo urge una narrazione dei due generi, maschile e femminile, che sia tridimensionale, che sia autentico, che rappresenti in modo autentico le differenze di psicologia, di aspirazione e di azione dei protagonisti femminili e maschili, senza negarle, ma raccontandole in modo credibile. E voi cosa ne pensate delle eroine e degli eroi che lo storytelling contemporaneo ci propone, tanto in ambito narrativo come teatrale come cinematografico? Fatemelo sapere, come sempre, qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!